Ciao, sono Davide Bianchi, Senior Technical Leader di Mia Platform e sono qui per parlare di CubeGreen, un progetto open source che ho sviluppato. Ma prima di cominciare con la presentazione, sottoscrivetevi al canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle nostre novità. Allora, parliamo di CubeGreen, appunto è un progetto open source disponibile su GitHub che ho sviluppato, che ha lo scopo di ridurre il carbon footprint dei nostri cluster Kubernetes. L'inquinamento è un problema anche nel digitale. Tutto quello che facciamo online, dall'invio di mail al fare l'upload o il download di file, di immagini, di video in cloud, tutto viene fatto su dei server anche se questi sono lontani da noi. Facciamo degli esempi. Minecraft, uno dei giochi più giocati in assoluto, in tutta la sua vita ha prodotto 0,6 milioni di tonnellate di CO2. I Bitcoin in un anno producono 22 milioni di tonnellate di CO2, tanto quanto quelli prodotti da una piccola nazione. Ma chi ha creato questi software non pensava che avrebbe avuto un impatto così importante sul clima mondiale. Quindi dobbiamo imparare da queste esperienze passate e pensare che quando sviluppiamo software, tutto quello che noi andiamo a sviluppare non sappiamo come verrà utilizzato tra 5-10 anni, per cui dobbiamo tenerlo in considerazione per tutte le scelte che facciamo. Ma dove si nascondono i costi e i consumi energetici? All'interno di un data center i costi sono a livello di computazione, di storage e di networking, oltre a tutti gli apparati che servono per illuminare e per rinfrescare e gestire i data center. Ma quanta CO2 produce un server? Questo è un numero difficile da trovare anche online, in quanto ci sono tante tipologie diverse di server diverse, tante tipologie di costruzione e quindi cambia anche la quantità di energia di cui ha bisogno un server. Questi sono dati che abbiamo trovato su un sito goclimate.com in cui vediamo che un cloud server che usa il 100% di elettricità green produce ogni anno 160 kg di CO2 per ogni server. Addirittura se il cloud provider non utilizza elettricità green, la produzione di CO2 aumenta fino a 458 kg di CO2 equivalent. Questo per gli hyperscale, quindi per dei data center grossi, enormi e super ottimizzati. Se invece abbiamo dei data center on-premise un po' più piccolini, andiamo a vedere che la produzione di CO2 effettiva per ogni server raddoppia. Ma adesso abbiamo quanto produce di CO2 un server. Quanto produce un cluster Kubernetes invece? Allora, immaginiamo di avere un cluster Kubernetes fatto da 4 nodi e ogni nodo ipotizziamo che sia un server. Allora abbiamo che in questa casistica ogni server produce 160 kg di CO2 equivalent all'anno, vuol dire che un cluster Kubernetes produce 640 kg di CO2 equivalent all'anno, che è un consumo, una produzione di CO2 equiparabile a quella di una macchina di tipologia Euro 6 che fa 15.000 km all'anno, in quanto ne produce 750 kg di CO2 all'anno come stima. Quindi se consideriamo che in un cluster di queste dimensioni il numero di pod che abbiamo sono circa una sessantina, abbiamo che ogni pod produce 11 kg di CO2 equivalent all'anno. E vuol dire quindi che per ogni pod dovremmo piantare un albero, in quanto dai dati di Rete Clima abbiamo che un albero assorbe tra i 10 e i 30 kg di CO2 equivalent in un anno. Ma perché con l'avvento del cloud si rischia di andare fuori controllo nei consumi e nella produzione di energia di CO2? Perché una volta, quando avevamo i data center, un aumento di risorse era uno scalino molto alto, era fatto con scalini molto alti, bisognava comprare nuovi server, installarli, era un costo molto alto, quindi molto sotto controllo.
Oggi col cloud abbiamo degli scalini molto più bassi, è molto più facile aggiungere un server anche di piccole dimensioni e aggiungo solo quello che mi serve in questo momento. Il contro però è che questa crescita, cioè questa linea è quasi sempre crescente, molto difficilmente a un certo punto si va a ridurre i consumi e quindi i costi. E non sempre questa crescita dei consumi è legata a una crescita effettiva del business. Ma perché abbiamo questo problema all'interno di una soluzione cloud native? Quali sono le insidie? La prima insidia è la scrittura del codice, ovvero quello che andiamo a scrivere magari lo scriviamo in modo inefficiente, con algoritmi che sono inutilmente complessi, istanziando framework inutili, di cui utilizziamo solamente una funzione e il framework per essere mantenuto in vita magari ha bisogno di molte risorse, o avere addirittura troppi microservizi, quindi deframmentare la responsabilità e portare all'esasperazione l'architettura a microservizi, andando ad avere quasi un'architettura a nanoservizi, quindi ogni servizio fa solo una determinata funzione. Avere una request e una limit configurate all'interno del cluster che siano sovradimensionati. Repliche statiche per avere un'alta affidabilità che magari non è sempre necessaria, oppure delle HPA, quindi un horizontal pod autoscaler configurato male. Per esempio in Kubernetes, se configuriamo un HPA sulla CPU ma non configuriamo le request di CPU sul determinato deployment che andiamo a scalare, andremo sempre ad avere il massimo di repliche possibile. Questo perché non abbiamo un confronto su qual è il dato sul quale dobbiamo fare lo scaling. Quindi per come funziona l'horizontal pod autoscaler di Kubernetes continueremo ad avere sempre il numero massimo di repliche. E un'altra possibilità è avere degli ambienti di runtime eccessivamente replicati, quindi per esempio avere dev, test, pre-prod, collaudo, prod, una moltitudine di ambienti che in qualche periodo temporale all'interno del progetto sono serviti, ma dopo un po' di tempo smettono di servire ma continuano ad essere attivi e a consumare risorse. Quindi possiamo dividere lo scaling in due tipologie, lo scalare bene dallo scalare male. Vediamo che lo scalare male è quello scalare che è fatto perché il codice è scritto male, perché non si sono scelte alcune, cioè non si sono fatte le migliori scelte a livello architetturale magari, oppure ci sono ambienti che sono serviti appunto che poi non sono mai stati spenti, e si può riassumere come scalare male tutto quello scaling che non genera effettivo valore di business o valore per l'utente finale. Lo scalare bene è lo scalare perché il business scala e soprattutto non scala solamente in upscale, quindi non aumenta solamente il numero di risorse e il numero di pod, il numero di workload all'interno della nostra infrastruttura, ma lo può anche ridurre, quindi fare anche downscale. Ma quindi come facciamo a ridurre lo scaling male? Una soluzione è KubeGreen. KubeGreen è un progetto open source che è visibile su GitHub, che ha lo scopo, è un operator Kubernetes che ha lo scopo di ridurre il consumo la produzione di CO2 all'interno dei nostri cluster Kubernetes e comunque ridurre il consumo di risorse dei nostri cluster Kubernetes, portandoli anche a rimpicciolirsi, quindi a fare downscale. Su cosa si basa? Si basa sull'idea che oggi la programmazione si basa a un workload, diciamo, a progetti, cioè si struttura il lavoro a progetti. Ogni progetto ha n ambienti di runtime, pre-prod, UAT, dev, di cui vediamo che quelli arancioni che vediamo nella slide sono ambienti di produzione, quindi gli ambienti utilizzati dall'utente finale. Quelli verdi sono gli ambienti di non produzione, utilizzati dagli sviluppatori, da chi fa i test o chi lo prova, comunque in ambiente di non produzione durante l'orario lavorativo. E vediamo che le ore lavorative in una settimana sono in media 40, quindi vuol dire che per più del 75% del tempo all'interno di una settimana i nostri ambienti di non produzione rimangono attivi senza essere effettivamente utilizzati. Se portiamo questa
questo modo di lavorare all'interno di Kubernetes abbiamo un cluster con n namespace, namespace che possono essere alcuni di produzione e altri di non produzione. E all'interno di ognuno di questi namespace abbiamo n pod, dove ogni pod consuma una quantità di CPU e di RAM e alloca, quindi si riserva all'interno del nodo una quantità di CPU e di RAM. Come è possibile allocare, quindi riservare una quantità di risorse? Con Kubernetes è possibile definire una request di CPU e una request di memoria. Definendo questa request, Kubernetes riserva quella quantità di risorse a quel determinato pod e quindi all'interno di quel nodo quelle risorse possono essere utilizzate solamente da quel nodo. Questo porta ad avere, se ci sono request molto alte, un numero molto piccolo di pod all'interno di un nodo. L'idea si basa sull'andare a prendere questi pod per gli ambienti di non produzione e spegnerli, quindi andando ad azzerare il consumo di CPU e di memoria e soprattutto anche l'allocazione di CPU e di memoria, in modo che non consumino più e non riservino più posto all'interno del cluster e sia possibile anche utilizzarlo per fare altre cose oppure portare il nostro cluster a fare downscaling dei nodi e quindi ridurre il numero dei nodi. Ma come è possibile raggiungere l'obiettivo? Mi sono venute in mente un po' di possibilità. La prima, spegnere manualmente i pod ogni sera, quindi ogni sera andare su tutti i progetti, tutti i nostri progetti in ogni ambiente di non produzione e azzerare il numero di pod. Ovviamente questa cosa non è fattibile perché ci si dimentica, perché si farebbe la prima volta, poi non si farebbe più. Per cui ho scartato subito questa possibile soluzione per qualcosa di automatico, quindi un cron job deployato in ogni namespace che vada a spegnere i pod in modo automatico. Questa è una possibilità più interessante, però cosa vuol dire spegnere i pod, stoppare i pod? Per farlo bisogna configurare all'interno del deployment il numero di repliche, statico di repliche a 0. In questo modo il pod viene stoppato, per quel deployment non viene rilasciato nessun pod. Per farlo, per modificare questa risorsa di Kubernetes, il deployment, quel cron job dovrebbe avere i permessi necessari per modificare questa risorsa. Quindi in ogni namespace avremmo voluto aggiungere un service account che poi il cron job va a utilizzare, ma comincia ad essere una cosa un po' complessa. Quindi ho evitato anche questa soluzione per qualcosa di un po' più in Kubernetes, un po' più all'interno di Kubernetes, ovvero un operator Kubernetes che vada a spegnere i pod, quindi a mettere il numero di repliche dei pod a 0 ad orari fissati. Un'altra possibile soluzione era anche, un'evolutiva, che è venuta in mente, era spegnere i pod e poi riattivarli all'arrivo di una nuova richiesta. Questa è una soluzione molto interessante in realtà, ma all'inizio mi sono concentrato solamente mi andava bene anche ad orari fissati e quindi la soluzione che ho optato è stato un operator che vada a spegnere i pod e riattivarli quando è necessario. Ma cos'è un operator Kubernetes? Qual è l'architettura di Kubernetes? Allora, Kubernetes è un controller loop, quindi è un loop infinito che si occupa di verificare che lo stato desiderato sia sempre uguale allo stato corrente all'interno del cluster. Ed è possibile estendere oltre core questo funzionamento con dei controller custom. In questo caso vediamo l'architettura, quindi un controller può definire una CRD, una Custom Resource Definition, e quindi l'utente può modificare la CRD, aggiungere o cancellare la CRD. Questo input genera un evento di modifica che viene ascoltato dal controller, che poi va
a leggere la CRD e a modificare lo stato corrente in modo che sia allineato con quello definito dalla determinata CRD. Se andiamo a portare questa architettura in CubeGreen, vediamo che la CRD si chiama SleepInfo. Vediamo qui in alto a destra un esempio di SleepInfo che si chiama Working Hour, che come specifica ha i giorni della settimana in cui deve entrare in gioco. 1-5 significa dal lunedì al venerdì. Sleepet alle 8 di sera deve stoppare i nostri pod e deve risvegliarli alle 8 di mattina nella time zone Europe Rome. Con una configurazione di questo tipo, lo sviluppatore che comincia a lavorare alle 9 e smette alle 18, per esempio, non si accorgerà neanche che durante la notte il namespace fosse disattivato. Quindi una volta configurata la CRD SleepInfo da parte dell'utente, viene triggerato un evento di modifica al controller, che è CubeGreen, che va a modificare lo stato corrente dei deployment, mettendo le repliche a 0 o ripristinandole al valore iniziale. Ma vediamo adesso un caso reale. Allora, abbiamo installato CubeGreen in un progetto, in un cluster di non produzione, inizialmente in 3 namespace. Quello che vediamo è un grafico in cui CubeGreen è stato installato in 3 di 15 namespace. E abbiamo che prima del 6 agosto vediamo una curva, comunque un consumo di risorse fisso, abbastanza stabile nel tempo. Questo è un grafico sulla memoria, vediamo che si attesta attorno ai 30 giga di memoria richiesta e attorno ai 28 giga di memoria effettivamente consumata. Vediamo sulla parte destra del grafico invece che comincia una curva quadra, un'onda quadra con 5 picchi che sono i 5 giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, 5 valli che sono le 5 notti e una valle più lunga che è il weekend, in cui viene ridotto, in queste valli si riduce il consumo, la request e i limit configurati utilizzati all'interno dal cluster, e vediamo che la riduzione sia del consumo che della request è di circa 10 giga di memoria meno consumati e allocati. Vediamo lo stesso grafico dello stesso cluster per lo stesso periodo di tempo anche per la CPU e vediamo che la CPU allocata all'interno del cluster si riduce da una quindicina di CPU a 12 CPU, quindi vengono ridotte più o meno 3 CPU allocate, e il consumo effettivo di CPU si riduce dalle 2 CPU a poco più di 1, quindi quasi una CPU spenta. Questo comunque è un grafico con solo 3 namespace che stanno utilizzando CubeGreen. Vediamo comunque nella parte destra lo stesso andamento ad onda quadra che vedevamo anche per la memoria. Adesso vediamo questo stesso cluster, è passato del tempo, è diventato molto più grande, il cluster ha 75 namespace e in 48 di questi namespace CubeGreen è attivo. Vediamo che il numero totale di pod durante il giorno in questo cluster è di 1050 pod e quando CubeGreen è attivo, quindi di notte, diventano 450 pod. Vuol dire che ogni notte nel weekend vengono spenti 600 pod, portando a un risparmio della memoria consumata di 33 giga e della CPU consumata di 3,5 CPU. Questo è effettivamente quello che riduciamo a livello di consumo effettivo, non da allocazione. Mentre per quanto riguarda l'allocazione all'interno dei nodi, viene ridotta per la memoria di 45 giga e per la CPU di 25 CPU. Quindi c'è un'allocazione, c'è all'interno dei nostri nodi, del nostro cluster, ci sono 25 CPU che si liberano e possono essere utilizzate da qualcun altro. Oppure possono essere può essere ridotto il numero di nodi. Mettendo l'autoscaler ai nodi e portandoli a poter fare il downscale. Vediamo che la CO2 equivalent prodotta in una settimana passa dai 222 kg di CO2 prodotta
normalmente da questi pod a una quantità di 139 kg di CO2 equivalent alla settimana, utilizzando CubeGreen attivo solamente, quindi spegnendo i pod solamente durante le notti e durante il weekend. Quindi c'è una riduzione per ogni settimana di 83 kg di CO2 equivalent prodotti dal nostro cluster. Vediamo che oltre alla riduzione della CO2 abbiamo che questo è un grafico del numero di nodi all'interno del nostro cluster, con i numeri che vedevamo prima, e vediamo che abbiamo lo stesso andamento che vedevamo per il consumo e di memoria e di CPU, quindi un'onda quadra con 5 picchi e delle valli. Vediamo che durante il giorno il numero di nodi passa da un massimo di 13 a un minimo di 7. In media passa da un 12 nodi a 8 nodi durante la notte e durante il weekend. Questo vuol dire che tutte le notti e tutti i weekend vengono spenti 4 nodi. Questo porta anche, se siamo in cloud e paghiamo a numero di nodi il nostro cluster Kubernetes, porta anche una riduzione dei costi del nostro cluster, abbastanza importante. Faccio adesso una demo in cui mostro il funzionamento di CubeGreen. Allora, in locale ho Kind, Kubernetes in Docker, dove vediamo in questo namespace chiamato SleepMe abbiamo questi 6 pod che sono comandati da questi 3 deployment. Allora c'è un deployment con ecoservice con 4 repliche, un deployment con una replica e un altro deployment che si chiama DoNoSleep, che ha una replica ma non andremo a toccare con CubeGreen, andremo ad escluderlo dai pod che andiamo ad addormentare, quindi a stoppare. Quindi vado a configurare la sleep info. Qui vediamo la risorsa sleep info, si chiama working hour, tutti i giorni della settimana, perché al momento non mi interessa specificare il giorno della settimana specifico. Faccio che alle 15:03 tra un minuto vengano stoppati i pod e un minuto dopo vengono riaccesi, ed escludo il deployment DoNoSleep. Quindi applico la risorsa nel cluster e vediamo quindi che anche se sono le 15:02 vengono terminati i pod. Perché io ho configurato 15:03, perché alle 15:02? Beh, semplicemente perché c'è un intervallo di confidenza di più o meno un minuto per gestire il parallelismo che può esserci in un cluster molto, molto grande tra i namespace, e quindi c'è un intervallo di confidenza sull'orario che venne finito di più o meno un minuto. Vediamo che se guardiamo i deployment, vediamo che il numero di repliche desiderate è diventato 0 e quindi effettivamente vengono portati a 0 lo stato effettivo dei pod, il numero dei pod di questo deployment, e quindi sono spenti. Adesso rivediamo attivo solamente DoNoSleep. Se andiamo a vedere nello specifico la CRD Sleep Info, vediamo che quindi abbiamo definito queste configurazioni. È possibile anche rimuovere la wake up, quindi non far mai risvegliare il nostro namespace se lo vogliamo, cioè per esempio un namespace utilizzato molto di rado solamente, e quindi quando lo utilizziamo ci viene comodo andare a risvegliare, quindi facciamo un deploy per rifarlo andare, e quindi è supportata questa configurazione in cui abbiamo solamente il tempo, quindi possiamo dire tutte le sere se è attivo disattivamelo e non riattivarmelo mai. Intanto è arrivato il momento in cui CubeGreen ha risvegliato i pod, faccio la get dei pod e verifichiamo che c'è ancora il DoNoSleep che non è stato toccato, infatti l'age rimane a 29 minuti fa, e l'ecoservice
con una replica è ritornato ad essere con una replica e quello con 4 repliche è ritornato ad essere col numero corretto di repliche, ovvero 4. E vediamo la stessa cosa di deployment. Come ha fatto a mantenere lo stato precedente del numero effettivo di repliche? KubeGreen salva all'interno del namespace un secret in cui definisce qual è il numero di repliche prima che entrasse in gioco, quindi il numero di repliche originali, di modo che poi quando entra in gioco per riattivare il namespace le riporta al numero iniziale. Okay, quindi questa era la demo. Okay, vediamo adesso la roadmap del futuro di KubeGreen. Allora, il primo punto è migliorare la parte di deployment, quindi andare a deployarlo con l'Operator Lifecycle Manager tramite operatorhub.io. È già disponibile, si può già installare in questa modalità, e andare a deployarlo, quindi creare una chart Helm con la quale poterlo deployare, utilizzando quindi un metodo molto diffuso all'interno di Kubernetes da chi utilizza Kubernetes per rilasciare applicazioni, tool sul proprio cluster. Il secondo punto è andare ad avere un monitoraggio delle risorse, quindi definire delle metriche Prometheus che esporta KubeGreen per capire quant'è il numero di namespace che sono stati stoppati da KubeGreen, oppure sapere quant'è il numero effettivo di pod che sono stati stoppati, e quindi quanto sta interagendo KubeGreen col nostro cluster. Avere una dashboard dei consumi, quindi una dashboard in cui vediamo quanti sono i consumi del tuo cluster e quanto effettivamente KubeGreen riesce a farti risparmiare in totale a livello di CO2 e di consumo di risorse. E gestire le risorse tramite un front-end, e quindi poter avere un front-end in cui si vede quali namespace del tuo cluster hanno una sleep info e andare a vedere qual è lo slot orario con la quale viene risvegliato e quando viene addormentato il tuo cluster, quindi lo slot orario nel quale quei determinati namespace sono spenti. Un altro punto della roadmap è migliorare, quindi aggiungere nuove funzionalità alla CRD, alla Sleep Info, come sospendendone il funzionamento, quindi poter dire in una Sleep Info, in un determinato namespace, poter dire questo namespace non voglio cancellarla perché non voglio poi riconfigurarla, però voglio che per un determinato periodo di tempo non entri in gioco KubeGreen su questo namespace, e quindi poterne sospendere il funzionamento. Fare un trigger della funzionalità di KubeGreen di spegnere e riaccendere un namespace tramite chiamate API può essere molto comodo per spegnere o riattivare immediatamente un determinato namespace. Delle configurazioni a livello di cluster di KubeGreen per centralizzare il controllo e poter dire per un determinato numero di namespace all'interno del cluster quando devono spegnersi. Quindi voglio che tutti i namespace applicativi del mio cluster si spengano la sera e si riaccendano la mattina, per fare un esempio. Supportare più risorse. Oggi sono supportati i deployment, quindi poter spegnere i deployment e sospendere i cron job, ma si potrebbe aggiungere il supporto ad ancora più risorse. Poi avere una sleep non solamente tramite time schedule ma anche con eventi custom, e poter fare anche il restart su trigger di una chiamata API che arriva al namespace. Quindi al namespace addormentato arriva una chiamata API, questa chiamata API triggera il risvegliamento, cioè il risveglio del namespace da parte di KubeGreen. E poi un'altra funzionalità molto interessante è quella degli ephemeral namespace, dei namespace che vengono creati con già una deadline, quindi un namespace per esempio trial o demo che viene creato con all'inizio un numero di giorni dopo il quale viene spento, e quindi per esempio dire voglio che questo namespace duri
una settimana, 30 giorni, e dopo il tempo prefissato venga tutto spento e magari dopo un altro tot di delay venga addirittura cancellato il namespace con tutte le risorse dal cluster per fare un po' di pulizia. Questa è un po' la roadmap nel prossimo tempo che ho pensato per Kube Green. Ma adesso quali sono le alternative di Kube Green o quali funzionalità mancano che vorreste implementare, che vorreste avere nei vostri cluster, che vi sono venute in mente per ridurre il consumo di risorse nei nostri cluster? Se manca qualcosa scrivete qua nei commenti oppure aprite una issue su GitHub su Kube Green. Comunque grazie per l'attenzione, questo è il link per la repository GitHub di Kube Green, mettete una star così da supportare il nostro lavoro e alla prossima, ciao!